Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel like, un bel hype e un bel commentino qua sotto, anche sempre semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Andiamo a sfogliare insieme, come vediamo qui, Burda Easy, che è il numero 1, cioè il primo numero del 2026. Sono curiosissima perché è la mia rivista preferita in assoluto, perché ha tutte le spiegazioni step by step, vedi, nella ultima sezione del giornale. Quindi è super adatto ai principianti, a chi sta iniziando a cucire, perché abbiamo proprio tutte le spiegazioni e i cartamodelli sono semplificati. Come puoi vedere, sono semplici da estrapolare dal giornale. Andiamo subito a vedere cosa ci propone. In questo numero troviamo tutti questi capi originali. Qui abbiamo una gonna matita, che è questa che vediamo qua, che è semplicissima da realizzare perché ha la cintura con l'elastico, quindi è veramente facilissima. Regala una silhouette slanciata, che come puoi vedere rimane aderente, bella lunga. La puoi fare anche leggermente più corta, ma poi andiamo a vedere gli altri modelli. È veramente facilissima e velocissima da fare perché ci sono proprio pochi passaggi che devi fare per poterla realizzare. Fammi sapere nei commenti se sei interessato a un tipo di tutorial del genere, perché vorrei farmi proprio una gonna per la primavera-estate, una gonna del genere. È stata realizzata in jersey, quindi in un tessuto elasticizzato, quindi mi raccomando, devi tener conto di settare la tua macchina per cucire in modo tale da usare l'ago giusto, i punti giusti, e se hai una taglia e cuci ancora meglio. Questo è il figurino. Mi piace il modello 1B e rimane al ginocchio. Questo è un modello che io preferisco, le modelli al ginocchio, anzi sotto il ginocchio io lo preferisco. Infatti farò sicuramente questo di modello, è il numero 1B, sempre stata realizzata in jersey, quindi hai bisogno di un ago, gli aghi come qua ci consiglia, gli aghi della Schmerz, che lavorano con precisione il jersey e tessuti comunque elastici. Questo è il super stretch che ho anche io e ti posso assicurare che è veramente ottimo per cucire, soprattutto se non hai la macchina, se non hai una taglia e cuci. Con la taglia e cuci chiaramente ti verrà non facile di più la realizzazione di questo capo. Comunque come tessuti puoi usare comunque jersey a costine o jersey, comunque l'importante è che sia elasticizzato. Lo puoi abbinare con le sneakers come in questo caso, vedi? Oppure le puoi abbinare anche in primavera con un paio di stivali. A seconda di come la abbini chiaramente avrà una struttura diversa. Qui abbiamo la terza variante, che è l'1C, il modello 1C, la gonna con culisse, quindi in questo caso è una gonna molto originale, mi piace molto. Tra l'altro la lunghezza è fantastica, ma la puoi realizzare anche più corta, perché come puoi vedere nelle cuciture laterali che sono inserite due culisse che sono regolabili, quindi queste culisse permettono di allungarla o accorciarla a piacere. Vedi, qua è allungata, quindi abbiamo le due varianti, corta o lunga. Veramente pazzesca, veramente mi piace troppo. Invece abbiamo i pantaloni, altri pantaloni che mi piacciono moltissimo, tu lo sai, questi sono particolarmente larghi e sono facilissimi da cucire. Anche questi li posso fare perché io ho tantissimo tessuto da realizzare per fare pantaloni di questa, diciamo, con questo modello, e vorrei veramente realizzarli perché poi alla fine faccio sempre il mio modello sartoriale fatto con il mio modello proprio creato creato da me su misura, però mi piace anche utilizzare i cartamodelli delle riviste, in questo caso di Burda Easy. I pantaloni 7/8, quindi questi rimangono corti come puoi vedere alla caviglia, diciamo.
Sono pantaloni a gamba larga e svasata in French terry con elastico in vita e orli al vivo, quindi vedi, veramente bellissimi. È stato utilizzato appunto questo tessuto, ma li puoi utilizzare come tessuto per realizzarli, ad esempio un tessuto di lino, anche se qua in effetti sarebbe meglio un tessuto elasticizzato, perché tutti i tessuti che rimangono un po' elastici o elasticizzati comunque ti permettono di avere più facilità di movimento. Invece abbiamo in jeans, stupendi, bellissimi. Questo jeans molto leggero, jeans Marlene, è il 2A, il modello 2A, e questi semplicemente rimangono belli lunghi. Questi sono quelli che in assoluto a me piacciono di più, e puoi realizzarli in jeans, ma anche qua ci consiglia anche dei tessuti come più eleganti che puoi utilizzare per esempio in ambienti, diciamo come l'ambiente dell'ufficio, ambienti più formali. Ecco, questo è un pantalone informale, quindi a seconda del tessuto che puoi utilizzare, tipo il Principe di Galles come in questo caso. Entrambi sono stoffe, sono poliestere misto viscosa con elastan. Tasche inserite nel pantalone. Il 2B invece sono corti, sono i classici Bermuda, e questi sono carini, ti dico la verità, perché li possiamo realizzare anche per stare a casa in estate. Possiamo fare o così corti o anche più lunghi, anche come pigiama. Ecco, sono i classici pantaloni. Siccome ce li stiamo facendo da sole, chiaramente utilizzeremo la larghezza della vita e del bacino a nostro piacimento, quindi a seconda di quello che devi realizzare, se è un pantalone per uscire o un pantalone per stare a casa, chiaramente modifichi un po' le misure in modo tale che ti rimanga un pochettino più morbido in vita, che non ti stringa. Se in casa vogliamo essere stare comode. Vedendo questo ho visto subito la possibilità di fare anche un abbigliamento del genere per stare a casa, oppure addirittura per la notte. Io li farei anche leggermente più lunghi, francamente. Mentre qui andiamo a vedere la shirt, che è una shirt squadrata e minimal, romantica con le balze, oppure blusante con maniche importanti. Quindi un modello, 3 varianti molto diverse. In questo caso, come vedi, la shirt è della 3A, rimane corta con manica a 3/4, squadrata ed essenziale. Questo è il modello. Poi andremo a vedere comunque tutti i figurini tutti insieme. Le maniche scese, come puoi vedere, vedi, alle maniche scese, con manica a 3/4 scese, e rimane, diciamo, abbastanza corta. Nel modello invece 3B la differenza è il volant, è stato inserito un volant, quindi rimane più lunga, sempre molto larga. A me per esempio le casacche, le shirt, insomma così larghe, a me personalmente non mi stanno bene, però siccome mi piace molto il modello, farla leggermente più stretta, ecco. Quindi se sei brava con la modellistica, puoi comunque partire dai modelli di Burda Easy e poi fare delle modifiche, nessuno te lo vieta. È stata realizzata in felpa di cotone bio. Questo è invece il modello 3C, shirt blusante. In questo caso, come vedi, la manica rimane lunga, il collo è sempre abbastanza collata. Anche in questo caso, se non ti piace lo scollo, lo puoi fare più scollato, modificando il cartamodello. Io, avendo studiato modellistica, mi permette proprio di fare questo tipo di lavoro, cioè che io riesco a modellare, modificare il cartamodello a mio piacimento, perché magari mi piacciono le maniche, quindi rifaccio il modello, lo faccio uguale, modificando alcune parti, anche perché i modelli andrebbero tutti sdifettati. Numero 3C è stata realizzato come tessuto un French terry, maniche lunghe. La particolarità sono il polsino e poi questo fiocchettino, lo vediamo meglio qua, e qui vedi ha una manica con questa sorta di nastro che forma un fiocchetto che passa attraverso 2 grossi occhielli in metallo. Qui invece abbiamo una blusa incrociata, una giacca volgente e un giaccone con cintura. In questo caso abbiamo la blusa, è la numero 4A, semplice ed estremamente versatile.
È stata realizzata in viscosa mistolino, la linea è morbida col davanti sovrapposti ed è fermata da un laccetto annodato a fiocco. Lo vediamo bene qui, l'accetto annodato a fiocco. Si può abbinare sia con gli short come in questo caso, ma anche con i jeans, pantalone largo, sia corto che lungo. La possiamo veramente indossare in tanti outfit diversi ed è stata realizzata in mistolino. Abbiamo qui una versione diversa, la 4B, che è una giacca, quindi cambiamo proprio stile. E qua è così, è una blusa. Dalla blusa può diventare addirittura una giacca, vedi come lo stesso carta modello possiamo modificare. Questa è un modello super comfort, avvolge la figura come un caldo abbraccio ed è realizzata in lana cotta, grandi tasche applicate e la lacciatura nascosta con 2 semplici automatici da cucire. Questo è il figurino, indossata con i jeans, il 4A. Qui abbiamo la variante che a me piace moltissimo, che è la variante 4C, la giacca con cintura, veramente stupenda. Questa è una giacca che ti dà tantissima soddisfazione perché è facile, ma nello stesso tempo è proprio un capospalla con la cintura ed è stata realizzata in questo caso in pile. Questo comunque è lo stesso discorso di prima, lo possiamo realizzare, secondo il tessuto in cui la realizziamo, la possiamo realizzare sia per uscire ma anche per stare a casa. In questo caso la differenza sono le pants ai polsi, le maniche si restringono leggermente e poi abbiamo questa bellissima cintura da annodare dello stesso tessuto con cui è stata realizzata la giacca, che modella la linea. Chiaramente molto bello proprio perché c'è questa particolarità della cintura. Qui invece una serie di abiti pratici e versatili. Abbiamo il primo modello, è questo qui senza maniche, il 5A, scamiciato a trapezio. Questo lo puoi indossare sia senza la maglia che con la maglia come in questo caso, oppure con una maglia elasticizzata sotto e rimane svasato come puoi vedere. Ed è stato realizzato un tessuto di mussola. Andiamo a guardarlo nel dettaglio, anche il figurino. Poi abbiamo un'altra variante con il volant al fondo. Anche in questo caso puoi vedere che lo stesso modello modificato veramente cambia completamente. Questo è il 5B, abito con scollo e fiocco dietro. Quindi ti faccio vedere il figurino perché si vede veramente bene. Vedi che dietro ha un fiocchetto, davanti è sempre accollato, sbracciato e poi ha questa volant attaccato. È veramente troppo bellino e troppo romantico e femminile. Puoi utilizzare per farlo svariati tipi di tessuti, anche il cotone molto leggero, lo puoi fare anche di lino, veramente puoi spaziare tantissimo sia con le fantasie ma anche con tessuti. Guarda che carina la particolarità del dietro. Qua è indossato alla modella. Qui invece abbiamo abito con balza. In questo caso è lo stesso modello, il 5B, modello diverso. In questo caso invece la parte superiore dell'abito è più corta, si arricchisce di un'alta balza che danza, quindi vedi che la balza rimane molto lunga. Sicuramente ci sarà bisogno di più tessuto, perché poi il tessuto che ci vuole per la balza è molto di più rispetto al corpetto, alla parte superiore. Ampia, vaporosa e possiamo utilizzare una stoffa leggera e fluida. Abbiamo tra l'altro i video tutorial su YouTube, su Burda Style. Puoi andarli a cercare il Burda Style su YouTube. Invece mix e match. In queste pagine ti mostriamo come puoi abbinare fra loro i capi della tua nuova collezione Super Easy. Quindi ci consiglia come possiamo mixarli tra di loro. Per esempio qua l'1A col 3A, qua il 3C con il 2A, qua il 4C con il 5B. Quindi svariati modi per indossarli. Come promesso, questi sono tutti i figurini, puoi farti anche uno screen se vuoi vederli, insomma, prima di comprare la rivista. È veramente, secondo me, veramente molto carina, perché ci sono proprio capi basici, anche un po' diversi rispetto alla norma, perché questo tipo di, per esempio, di gonna non si trova tanto facilmente. E come puoi vedere, qua ci sono tutte le spiegazioni step by step, oltre al fatto che
rilevare i cartamodelli è veramente facilissimo in Burda Easy, e poi come puoi vedere, vedi, ci sono tutte le spiegazioni step by step, per cui puoi già iniziare a cimentarti nella realizzazione di abiti semplici. Chiaramente all'inizio devi cucire abiti semplici. Qua abbiamo lo shirt con il modello, del modello 3A, 3B e 3C. Qua abbiamo tutta la spiegazione anche su come montare lo scollo, montare le maniche. Qua abbiamo la blusa del modello 4A, 4B e 4C. Qua tutte le indicazioni, cosa ti può servire, quanto tessuto. Qui invece abbiamo tutta la confezione, quindi vedi, è abbastanza fatta bene. Qui abbiamo il modello 5A, 5B e 5C, che sono il modello degli abiti che abbiamo appena visto, e qui c'è tutta la spiegazione step by step. Qui poi ci sono dei piccoli e importanti, diciamo, consigli di cucito. Poi qua abbiamo le tabelle Burda. Mi raccomando, confronta sempre le tue misure con le tabelle Burda prima di scegliere quale taglia rilevare, perché è molto importante per la riuscita del tuo capo. Nel sito di Burda ti puoi anche abbonare, quindi puoi andare su www.burdastyle.it. Abbiamo terminato di sfogliare insieme il primo Burda Easy del 2026, la mia veramente rivista in assoluto preferita, ma non per i modelli in particolare, ma per come è proprio strutturata. Sì, modelli, a parte che sono molto semplici, quindi anche una sarta che sa fare tante cose a volte non ha voglia ha poco tempo, quindi sono veramente degli abiti che in 2 cuciture ti fai anche in una sera a seconda della tua bravura, o comunque al massimo in 2 giorni, ecco, ai ritagli di tempo. Veramente mi piace da morire questa rivista, la trovi in edicola, nei centri commerciali, oppure online. Io ti mando un grande bacio, spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando, come ogni volta, fammi sapere quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più, se acquisterai la rivista, quali abiti ti piacerebbe confezionare per primo, e quindi lasciami un bel commentino, un bel pollice alzato, un bel like, anche semplicemente un cuoricino se proprio non hai voglia di iscrivermi, però io so che sei passato a vedere il mio video, io ne sono veramente felice. E ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito! Terapia!